L'intelligenza artificiale, la famosa AI, riuscirà a soppiantare le persone, quindi noi creators? Voglio raccontarti una cosa interessante che ho scoperto da poco. Volevo realizzare ancora un video prima di Natale e quindi che cosa ho fatto? Mi è venuto in mente che ho letto su Facebook, su LinkedIn in generale, su qualunque piattaforma, di un sito web, di un'intelligenza artificiale chiamata ChatGPT. Ho qui il mio portatile davanti a me e ho una finestra aperta perché voglio condividere con te una cosa che ho letto e volevo fare un po' di riflessioni. Questo video mi aspetto che tu faccia un po' di commenti perché voglio davvero sapere la tua opinione. Allora, questo sito si chiama ChatGPT, probabilmente ne hai già sentito parlare. Ecco, l'ho voluto testare. E quindi che cosa ho fatto? Ho chiesto, testualmente, ho scritto: scrivimi idee per video sul podcast da pubblicare prima di Natale. Quindi ho detto, vediamo che cosa viene fuori. E ti leggo, ma ti aggiungo anche uno screenshot nel momento in cui parliamo, in modo che sia più facile per te capire quello che sto dicendo. Mi ha suggerito i migliori podcast di Natale, quindi non si è limitato a suggerirmi soltanto il titolo del video, ma è andato oltre. Quindi mi ha detto: i migliori podcast di Natale, in cui presenti i tuoi podcast di Natale preferiti e dai consigli su quali ascoltare durante le feste. Ancora, come creare il tuo podcast di Natale, in cui spieghi come realizzare un podcast tematico natalizio dalla scelta del tema alla pubblicazione su una piattaforma di distribuzione. Oppure, intervista con un podcaster natalizio, in cui intervisti un podcaster che ha realizzato un podcast di Natale e ne discuti le sfide e i successi. Speciale Natale, racconti di Natale tramite podcast, in cui raccogli e condividi alcuni dei racconti di Natale più famosi in formato podcast. E infine, consigli di regali di Natale per appassionati di podcast, in cui dai consigli sui regali perfetti per gli amanti dei podcast, come ad esempio cuffie o software per la registrazione. Tutto questo in qualche secondo, in maniera, per ora, totalmente gratuita. Che cos'è questo ChatGPT? Ora, io non sono un tecnico, non sono uno sviluppatore, un programmatore. È un software dietro il quale c'è un'intelligenza artificiale forse la più avanzata attualmente presente sul mercato, in grado di rispondere a qualsiasi domanda. Ora, questa è la versione facile, ma se chiedi a qualche amico sviluppatore o nerd incallito sicuramente te lo sa dire meglio di me. Però spero di essere riuscito a trasmetterti che cos'è questa piattaforma. Che cosa è successo? Che io non farò nessuno di questi video, ma ho iniziato a riflettere sull'intelligenza artificiale. Ricordi che se ne parlava già da anni dell'intelligenza artificiale? Ecco, io credo che siamo arrivati a un livello tale per cui adesso l'intelligenza artificiale sta entrando in maniera veramente prepotente nelle nostre vite, sia personali che professionali. Ora, la riflessione è questa. Questa piattaforma qui mi ha dato delle idee, come le può dare a me, le può dare a te, le può dare a chiunque. Non è che poi ci ritroviamo a fare tutti gli stessi contenuti. Ho fatto un altro test, gli ho chiesto, la prima domanda è stata questa: scrivi un testo per un video in cui parlo di podcast. Ok? Magari ti condivido questo screenshot. Un testo scritto benissimo. Ora, ho contattato al telefono un mio amico, si chiama Flavius, e lui è veramente un nerd. Lui è uno sviluppatore, un nerd, proprio la classica persona da chiamare in questi casi. E gli ho detto: caro Flavietto, ma non è che questo contenuto qui, questa piattaforma lo dà a chiunque scrivi un testo per video in cui parlo di podcast? E lui mi ha detto che, ora siamo stati un bel po' al telefono, però in sintesi sì, c'è questa possibilità, perché comunque questa intelligenza artificiale non è che crea da zero, ma prende informazioni presenti in rete. Quindi ho detto vabbè, se io dovessi leggere dentro un podcast questo script o utilizzarlo come un post sul mio blog, probabilmente sarebbe testo copiato, perché questo suggerimento sarebbe già stato dato da altre persone, ma poi questo testo è già stato preso da altri siti nel web. Non gli chiedo di scrivermi un testo, anche se magari questo può essere visto come un canovaccio, cioè prendi questo testo e poi lo fai tuo, modificandolo, stravolgendolo, avendo però un buon punto di partenza, una buonissima idea. Allora sì, è ottimo in questo caso. Oppure, e quindi perciò gli ho chiesto: scrivimi idee per video sul podcast da pubblicare prima di Natale, perché ho pensato, mentre se io ti chiedo un testo, quel testo tu lo vai a prendere da vari portali, lo assembli e me lo mostri a tante altre persone, non ha senso. Ma se io invece non ti chiedo di scrivermi il contenuto, ma ti chiedo di
darmi delle idee, allora forse le cose cambiano. E infatti queste sono le idee che lui mi ha dato. Ora non realizzerò nessuno di questi video, ma ho realizzato un video dove ti parlo di questo. Per me è pazzesco, io ti lascio il link di ChatGPT in modo che tu possa iscriverti, è gratuito per ora, perché è in fase di test. Ovviamente tutte queste ricerche che milioni di utenti in giro per il mondo stanno facendo servono ad arricchire il database, quindi più persone lo utilizzano, più questo database si arricchisce e poi lo metteranno probabilmente a pagamento. Ma giustamente. La riflessione quindi è questa. Queste piattaforme qui, quando soppianteranno l'uomo? Perché questo è inevitabile, no? Io con chiunque mi trovo a parlare, tra sviluppatori, esperti di intelligenza artificiale e quant'altro, tutti mi dicono: guarda, stai tranquillo, al momento, insomma, l'uomo non è in pericolo. Adesso però, dico io. Ma questa piattaforma qui, in grado di generare dei testi fluidi, naturali, scorrevoli, quanto ci metterà a soppiantare persone che realmente scrivono? Quanto ci metterà a soppiantare tanti ruoli all'interno della creazione di contenuti? Spero tanto, ovviamente, però qualcosa mi dice il contrario, in realtà. Inoltre ci sono aspetti legali da tenere in considerazione. Quel contenuto, quando gli ho scritto scrivi un testo per un video in cui parlo di podcast, questo contenuto che lui è andato a prendere in rete e mi ha assemblato bla bla bla, posso utilizzarlo per pubblicarlo sul mio blog? O un giorno si sveglia qualcuno e dice: cacchio, ma quel testo è identico a quello che ho pubblicato anch'io. Io l'ho pubblicato una settimana prima di Alessandro, quindi posso fargli scrivere da un avvocato per chiedergli di cancellare quel testo perché l'ho scritto prima io. Magari lui non ha i diritti su quel testo perché quel testo era stato scritto prima ancora da un'altra persona e questo software aveva preso tante informazioni estrapolando pezzetti. È complessa la situazione, molto complessa, però ti assicuro, non so se stai vedendo, tantissime persone su Facebook pubblicano foto perché acquistano su, non mi ricordo come si chiama quella piattaforma in grado di generare intelligenza artificiale nelle fotografie. Luminar, non mi ricordo, ma se lo trovo ti metto il link in descrizione, oppure suggeriscimelo tu a beneficio di tutti quelli che stanno guardando questo video. Ecco, lì per le fotografie, qui per i testi, addirittura alcuni strumenti riescono a rimuovere lo sfondo all'interno dei video, cosa che prima era impossibile da fare. Siamo arrivati al momento in cui le fotocamere riescono a riconoscere del testo. Se fai una foto a un libro, lui ti riesce ad estrarre il testo. Quindi stiamo andando veramente velocissimi, a una velocità pazzesca. Ecco, allora la domanda è: tu che ne pensi? Hai mai provato ChatGPT innanzitutto? Se l'hai provata o se lo proverai, che ne pensi? Cioè, quanto tempo ci resta ancora prima che questi contenuti diventino la prima fonte di ispirazione delle persone e quindi si creino dei cloni, dei doppioni? O quanto invece l'uomo, speriamo, sarà ancora al centro di tutto perché non sarà sostituibile? Questa è una domanda che, ecco, adesso a fine 2022, inizio 2023, forse è il caso di farsi, perché sono rimasto veramente sconvolto dalla potenza di calcolo, perché in pochissimi secondi, ma fallo anche tu, ti invito a fare delle ricerche, e magari prova a scrivere le mie stesse frasi e vedi se ti compaiono gli stessi risultati. Facciamo la prova del 9. Ok, siamo un bel po' di persone che guardano questi video di solito, per cui avremo sicuramente una serie di test interessanti. Quindi, che dire, queste piattaforme aprono tutta una serie di scenari veramente, veramente... non lo so, dal mio punto di vista imprevedibili, nel senso che da un giorno all'altro potrebbe esserci un'innovazione tale che non c'è più Alessandro a parlare. Hai visto quel software Descript, mi pare si chiama, che riesce addirittura scrivendo a modificare la tua voce? Cioè tu registri un video o un audio e io vado qui, scrivo, cambio una frase, hai detto ombrello, invece volevi dire armadio, scusa l'esempio stupido, e lui non solo ti cambia il testo, ma ti cambia la voce, clona la tua voce e cambia la frase che hai detto, la parola che hai detto. Cioè è pazzesco, Descript si chiama. È incredibile. Quindi dal mio punto di vista siamo andati velocissimi nell'ultimo periodo, velocissimi. E quindi io mi preoccupo non tanto che perdo il lavoro, tra virgolette, non è quello, ma il discorso è
quanto velocemente queste piattaforme, questa intelligenza artificiale penetra all'interno della creazione dei contenuti e quindi diventa, come dire, il contenuto più importante della persona che lo racconta, e quindi si perde la personalità della persona, no? Non so se riesco a spiegarmi, ma ho fatto questo video veramente a caldo perché volevo condividere con te questa cosa che ho scoperto, questo livello così forte, così potente di intelligenza artificiale, così intelligente, scusa il gioco di parole. Veramente sono rimasto sconvolto. E quindi, fammi sapere la tua. Potrebbe essere un interessante punto di dialogo. Poi se ti interessa approfondire l'argomento, conosco diverse persone esperti di intelligenza artificiale, programmatori, sviluppatori, bla bla bla, possiamo parlarne con focus sui video, sui podcast e sulla creazione di contenuto in generale. Quindi, non so, commenta questo video, fammi sapere, perché ti ho fatto veramente tante domande, ti ho detto tante cose, mi aspetto che tu commenti e possiamo interagire. E niente, questo sarà uno degli ultimi video prima della fine dell'anno, per cui ti rinnovo gli auguri di Natale, perché lo pubblicherò prima di Natale, penso domani, assolutamente domani o addirittura stasera già, e quindi ancora buon Natale e ci vediamo comunque settimana prossima prima di Capodanno. Ciao, grazie.